vorrei, se non vi dispiace, iniziare con una breve meditazione, proprio per uscire dal mondo dei pensieri. Tai lo dice spesso, il cuore di questo nostro percorso, di questa nostra avventura è spostarsi dal pensare al sentire. eh? E quindi anche spostarsi da guardare la televisione a questo ascolto bellissimo che non vuole niente. È molto coraggioso perché troviamo tutte le cose da cui solitamente scappiamo. Io per primo, non ci sono quelli bravi, siamo tutti bravi. E quando chiudiamo un attimo gli occhi, ci raccogliamo, sentiamo come stiamo, è intenso. Quindi è naturale sentire un'intensità, magari aver voglia di alzarsi, fare dell'altro, o iniziare a pensare. Perché? Perché i pensieri sono una sorta di anestesia, eh? Mentre invece sentire è sentire, la vita. Bene, allora vi propongo di... Io spengo la televisione, vi mostro una installazione di queste foglie bellissime che cadono, questi alberi maestosi. Guarda, ci sono dei ricami molto belli. E poi lì vedete una frase che dice: la sorgente dello sguardo è la stessa. Eh? La sorgente dello sguardo, si vede male, la sorgente dello sguardo è la stessa. Come se dietro al nostro sguardo non ci fosse necessariamente una persona, una nuvoletta grigia, un piccolo gremlins che guarda dietro gli occhi, un controllore, uno che decide, che pensa, ma è come se fosse uno spazio libero, aperto, trasparente, e non fosse personale, non fosse personale. Pensate che meraviglia se ci incontrassimo tutti qui, alla sorgente dello sguardo. Pensate che meraviglia, eh? Anche con quello che ci sta sulle scatole, anche con quella che ci è antipatica, condividiamo questo spazio impersonale, questa bella trasparenza nella quale tutto è percepito, tutto appare. Mm? Che bello che sarebbe. E allora non c'è bisogno di essere buoni, perché come si può non amare se si condivide questo spazio? Vi propongo di, di chiudere gli occhi un attimo, di chiudere gli occhi un attimo e restiamo proprio qualche minuto in ascolto. È veramente importante questo spostarci dal mondo delle idee, dal mondo del dover raggiungere qualcosa perché questo non è abbastanza. Molto bello tornare, regalarsi questo raccoglimento. E questo piccolo gesto di chiudere gli occhi, anche solo per un istante, ci offre una percezione del mistero che siamo tra la terra e il cielo completamente nuova, così semplice, ancora più semplice. Non ci sono tutte le complicazioni che spesso sono legate alla vista, ehm, questa frammentazione di oggetti, stimoli, colori. C'è una semplificazione, questo piccolo gesto, che ci permette di
lasciarci incontrare dal mistero del corpo, delle sue sensazioni, qualsiasi cosa il corpo sia. Libero persino, libero persino da tutte le raffigurazioni, le interpretazioni, le descrizioni. Ad esempio, c'è un piccolo suono, un piccolo rumore e in maniera naturale nasce una descrizione, un'immagine di questo, della sorgente del suono, una macchina, un bambino, il vicino, chi sta parlando. È naturale, è una funzione molto, molto utile alla sopravvivenza del corpo-mente, molto utile perché interpreta l'ambiente perché noi si possa essere sicuri in un ambiente che non ha problemi, non ha pericoli. È una funzione eccellente, però ora ehm, noi siamo bambini, siamo esploratori e vogliamo scoprire che cos'è il suono nudo, nudo, nudo di tutte queste mi piace, non mi piace. Il suono che non è altrove, il suono che nasce qui, che è qui. Qualsiasi cosa questo qui voglia dire, anche senza bisogno di capire. I piccoli suoni, vibrazioni, il suono della voce, suoni piacevoli e suoni spiacevoli. Il suono nudo di interpretazioni. Ci sono le interpretazioni, certo, continuano le descrizioni, le immagini, però c'è una curiosità, un interesse al suono nudo e al fatto straordinario che accada qui, mai altrove. Proprio come questa sensazione di contatto con la sedia, con la terra. Certo, le immagini continuano a interpretare, continuano a descrivere, immagini del corpo visto dal lato che tocca la sedia o la pianta dei piedi che tocca il suolo. Ma non sono immagini reali, sono interpretazioni, descrizioni, sono tutte immagini riciclate, utilissime, svolgono benissimo la loro funzione di assicurarci un ambiente sereno, sicuro, senza pericoli, senza tigri. Ma c'è anche questa vibrazione, questa pulsazione completamente incomprensibile. C'è la vita,
completamente incomprensibile, troppo semplice. È troppo semplice questo suono. È troppo semplice questo contatto. Questo contatto, questa sensazione prima ancora che ci sia un dentro e un fuori. Il nudo incontro. Così come è incomprensibile il respiro che ha tantissimi momenti. Chiamiamo con un nome qualcosa di molto cangiante, variegato, sempre nuovo, sempre diverso. C'è l'esitazione, c'è questo mistero che entra nelle narici, che esita, che diventa qualcos'altro. Di solito quando siamo invitati a prestare la nostra curiosità a una funzione, subito a causa del controllo o la pretesa del controllo, in realtà anche il controllo nasce da solo, anche il controllo non è controllato, anche il controllo è una reazione come un'altra. E solitamente quando c'è questo invito iniziamo a attorcigliarci, a contorcerci, a respirare, a tossire. È naturale, siamo tutti condizionati a, ehm, a questa strana interpretazione della presenza come controllo. E anche tanta meditazione purtroppo è, è complicata da, da questa abitudine. E noi invece siamo bambini, per fortuna ce la godiamo, ci godiamo tutti i piccoli pruriti, le piccole vibrazioni, non vogliamo acchiappare niente, non vogliamo capire niente. E proprio per questo possiamo riposare in questo piccolo momento imperfetto. Non abbiamo neppure la pretesa che sia perfetto, come nei libri. Smettere di pensare, smettere di respirare. Per fortuna siamo bambini, ci regaliamo questo meraviglioso non sapere. Non sappiamo nulla, non sappiamo cosa sia il respiro, non sappiamo chi stia respirando. Tai lo chiama il Buddha, lo chiama Gesù e lo chiama la vita. È la vita che ci respira. Anche quando diventa complicato, anche quando c'è resistenza, c'è quasi uno spavento, come non sono io.
ad avere il controllo, non sono io a respirare. È naturale che ci sia un po' di stupore, di... Che bello poter riposare nel cuore della danza, nel cuore del respiro, nel cuore del sentire, e in questo fiume di sensazioni del corpo, un po' aperto, un po' chiuso. Perché no? Perché dovrebbe essere altrimenti? E tutto questo accade qui, non è mai accaduto altrove. Anche questi pensieri, questi commenti che scorrono come nuvole nello spazio incomprensibile, in questo cielo percorso da sensazioni, stati emotivi, piccole vibrazioni, un piccolo rumore, un suono un po' più intenso, tutta questa danza, tutto questo... come potremmo mai controllare questa danza? Come potremmo mai capirla? E questa pretesa ci stanca. Ed è bello scoprire la stanchezza come un vigile urbano che corre disperato in un incrocio a Napoli. Ed è straordinario scoprire che la vita respira, non ha bisogno di noi. Proprio come la vita digerisce, la vita pensa, la vita si gratta. Pensate, scoprire che non c'è bisogno della nostra fatica. Pensate che meraviglia, scoprire di poter riposare nel cuore della danza. Sarebbe magnifico, sarebbe la fine della paura, la fine della fatica che nasce dalla paura. E mi piacerebbe leggervi alcune frasi che troverete poi, che troverete poi raccolte, scritte, quindi possiamo lasciarle semplicemente fluire, che parlano di questo mistero. E vorrei che iniziare da una frase di Thich Nhat Hanh. Abbiamo gli occhi del Buddha, ma non lasciamo che sia lui a guardare. Abbiamo gli occhi del Buddha, ma non lasciamo che sia lui a guardare.
Solo l'unico, l'immortale, vede. È un brano delle Upanishad. Solo l'unico, l'immortale, vede. Un monaco. Qual è il buon occhio del Dharma? Yumen, quello che abbraccia tutto. Dal Chan, lo Zen cinese. Ad eccezione di te, tutti gli esseri dell'universo vedono attraverso due occhi. Solo tu, Signore sovrano, vedi attraverso un unico occhio. Utpaladeva Inyashiva, XII secolo, India. Ad eccezione di te, tutti gli esseri dell'universo vedono attraverso due occhi. Solo tu, Signore sovrano, vedi attraverso un unico occhio. Un brano di Meister Eckhart, mistico cristiano. L'occhio con cui vedo Dio è lo stesso occhio con cui Dio vede me. Il mio occhio e l'occhio di Dio sono un unico occhio, un'unica visione, un'unica conoscenza, un unico amore. La via è qui, non altrove. Wang Po, il maestro di Lin Chi, Rinzai. IX secolo, Buddismo Chan. La via è qui, non altrove. Nella visione reale non c'è chi vede e ciò che è visto. La visione reale è senza occhi. Ma Ananda Mai. Nella visione reale non c'è chi vede e ciò che è visto. La visione reale è senza occhi. Hui Hai, il buddismo Chan dell'VIII secolo d.C. Gli occhi? Le orecchie? No. La vostra vera natura, essendo essenzialmente pura e completamente tranquilla, è l'unica capace di percezione. Gli occhi? Le orecchie? No. La vostra vera natura, essendo essenzialmente pura e completamente tranquilla, è l'unica capace di percezione. Kabir, XV secolo, poeta e filosofo sufi. È lui che mi ha insegnato a vedere senza occhi, ad ascoltare senza orecchie, a bere senza bocca. È lui che mi ha insegnato a vedere senza occhi, ad ascoltare senza orecchie, a bere senza bocca. Chi guarda con i miei occhi, che cos'è l'anima? Non posso smettere di chiedere. Se potessi assaporare un sorso di risposta, potrei uscire da questa prigione per ubriachi. Non sono venuto qui di mia volontà e non posso andarmene. Così, chiunque mi abbia portato qui dovrà riportarmi a casa. Rumi, XIII secolo.
E vorrei terminare con una poesia di Fernando Pessoa, Innocenza. Il mio sguardo è nitido come un girasole. Ho l'abitudine di camminare per le strade guardando a destra e a sinistra e talvolta guardando dietro di me. E ciò che vedo a ogni momento è ciò che non avevo mai visto prima. E so accorgermene molto bene. So avere lo stupore essenziale che avrebbe un bambino se, nel nascere, si accorgesse che è nato davvero. Mi sento nascere a ogni momento per l'eterna novità del mondo. Credo al mondo come a una margherita, perché lo vedo. Ma non penso adesso, perché pensare è non capire. Il mondo non si è fatto perché noi pensiamo a lui. Pensare è un'infermità degli occhi. Ma per guardarlo ed essere in armonia con esso. Io non ho filosofia, ho sensi. Se parlo della natura non è perché sappia ciò che è, ma perché l'amo e l'amo per questo, perché chi ama non sa mai quello che ama, né sa perché ama, né cosa sia amare. Amare è l'eterna innocenza e l'unica innocenza è non pensare. Credo al mondo come a una margherita perché lo vedo, ma non penso adesso perché pensare è non capire. Il mondo non si è fatto perché noi pensiamo a lui, ma per guardarlo ed essere in armonia con esso. Pensare è una infermità degli occhi. Ecco, ehm, lasciamo che ritroviamo questo bello spazio nel quale i commenti, mi piace, non mi piace, hanno tutto lo spazio per venire e per andare e sono riconosciuti quello che sono. Sono nuvole in un cielo aperto, libero, lo stesso luogo dove accadono i suoni, accadono le parole parlate e le parole ascoltate e le parole pensate. Sono come diversi uccelli, una gazza, un picchio, una colomba, un Archaeopteryx a volte. Ecco, a poco, gustiamocelo questo tornare, che non è solo lo schiudersi del corpo, ma vorrei veramente invitarci a, quando gli occhi si schiuderanno, se, se già si sono schiusi, di stare nei colori e nelle forme quell'istante prima che diventino il noto. C'è un momento in cui colori e forme e bellezza anche
sono sospesi. eh. Eh, il noto e poi quindi una valanga di pensieri vengono dopo. C'è un momento in cui che si può ritrovare, a cui si può tornare.